Nikon Z8, finalmente Z8, benvenuta Z8. Già, così mi sono riconciliato con le mirrorless di casa Nikon, perché questa Z7, mi ricordo quando fu presentata, io fin dai primi test nei video mi ricordo anche di aver detto sì, ok, è uguale alla D850, i pixel sono quelli, ma non è la stessa minestra. No, ti sbagli perché il sensore... No, non è la stessa minestra. Questa sì. Qui io riconosco effettivamente una reflex come ho avuto per tanto tempo e la versione mirrorless della stessa fotocamera. Fluidità, velocità, ergonomia, perché non nascondiamocelo, una fotocamera non è fatta di dati tecnici, il sensore può essere anche lo stesso, ma cambi un po' il processore o gli dai un algoritmo diverso e cambia la musica. Io qui ho ritrovato quella velocità operativa, quel modo di rendere anche semplici e fruibili funzioni molto più complesse, un bel menu veloce, un touchscreen che deve essere così. Insomma, bella. E poi crescono anche le misure, sì, è un po' più grande forse anche in questo senso, c'è quella familiarità di cui vado parlando, bella, bellissima. A proposito, sono anche più leggero di 4.600 euro. Eh sì, cari amici, di riffe o di raffe, questi sono i soldi che servono per portarsi a casa una top mirrorless, che sia una Z8, che sia una R5 Mark II. Certo, qui è vero che stiamo parlando dell'erede, ma quasi della sorellina della Z9, cioè di ciò che di meglio c'è attualmente nel catalogo Nikon, e le somiglianze sono tantissime, a partire da sensore, equipaggiamento, autofocus, insomma le cose importanti, anche se le dividono effettivamente parecchie caratteristiche, ma ne parleremo dopo. Lasciatemi dire un grazie a Luca e Gabriele di RC Foto Livorno che mi hanno dato la possibilità di provare a fondo questa fotocamera per capire se veramente Nikon ha fatto quel passo, quell'asticella alzata dove e come serve per farla somigliare in tutto e per tutto alla Z9 da una parte, ma soprattutto per togliersi di dosso e scrollarsi un po' qualche critica, che la Z7, diciamo la verità, al pubblico Nikon non sempre è andata giù. Voglio essere ancora più chiaro in questo che dico per non essere frainteso. Stiamo parlando di fotocamere eccellenti con le quali qualsiasi fotografo probabilmente svolgerebbe serenamente la sua vita di professionista. Però a mio avviso manca sempre qualcosa, insomma non la riconosco come una camera professionale. Questa è la mia opinione. Mettendo le zampe su questa invece mi sono sentito davvero a casa. Qui non c'è un corpo in magnesio, è vero, e probabilmente tenendola in mano come ho fatto io per un pomeriggio può risultare un pochettino più stancante, meno bilanciata della Z9, però la differenza di prezzo, per esempio in questo caso, è davvero elevata perché stiamo parlando di 1.500 euro. Forse anche, dico forse, l'ergonomia generale può sembrare migliore sulla Z9 perché ci troviamo di fronte ad una macchina più massiccia, più completa. Chi lo sa, magari sono solo sensazioni. Sta di fatto che su questa non manca proprio niente ed è il motivo per il quale, perdonatemi, ma questa volta io vi salterò dati tecnici, prove di alti ISO, ma chi se ne importa? Stiamo parlando dello stato dell'arte delle fotocamere, perché quando arriviamo a questi livelli vi assicuro che c'è poco da dire, mi basterebbero per tutta la vita, a me come a tantissimi altri fotografi. Cambia il mondo, cambiano le mode e quindi cambieremo anche le fotocamere, ma oggi come oggi questa, cioè, non puoi chiedere di meglio, assolutamente. Quindi colore, gamma dinamica, pazzesco. La gamma dinamica già mi aveva sorpreso la Z6 Mark II, era un po' che, insomma, che non utilizzavo una piccolina, tra virgolette, mirrorless Nikon. Qui siamo effettivamente nel mondo delle regine, nel mondo di quella forzatura, perché comunque c'è, perché la scena non può essere ripresa come la riprende l'obiettivo senza che ci sia qualche curva nel software della camera, ma è così ben realizzata, è così naturale, questo sensore è straordinario, messo a confronto anche con altri sensori.
Nikon, non Nikon, insomma la differenza si vede a favore di questo. Cosa devo raccontarvi dell'ergonomia? Sì, è cresciuto il volume della camera, tra l'altro questo finto pentaprisma, quanto è bello, quanto mi piace, vi farà sentire a casa tranne un bottone, quello della revisione delle immagini. Nikon, perché me l'hai spostato? Perché me l'hai messo qua? È sempre stato qui, sono sempre stato pronto anche senza guardare, track, e invece no, stavolta continuo a dover cercare perché questo è il tasto del blocco, della protezione delle immagini. Boh, vabbè, misteri dell'ingegneria. Secondo me andava benissimo qua, potevi lasciarmelo qui, perché non è che mi hai tolto un bottone per far posto a, hai solo cambiato di posto, lascialo lì. Te lo dico da nikonista. Un'altra cosa che stiamo parlando di sciocchezzuole o comunque di questioni personali che non mi ha convinto molto è questo il display, che è vero che è basculante, è vero che si può anche spostare dall'alto al basso anche in questa maniera che è abbastanza, diciamo, inconsueta per molti display basculanti. Però è anche vero che, per esempio, proprio stamattina, mentre giravo le ultime clip per completare la mia panoramica su questa camera, ero sotto un albero, quindi cavalletto basso, immaginate che qui ci sia la terra e io non riesco a vedere, non posso mettermi nell'oculare e non posso neanche arrivare a guardare cosa passa sul display. In questo caso continuo a insistere, un display snodabile è molto più efficace, è molto più utile. Posso piazzare la camera come, dove e voglio. La metto per terra e riesco a controllare che cosa inquadro. Con questa c'è qualche piccolo limite. Per il resto l'autofocus è micidiale. Beh, è quello della Z9 direte, vabbè. Ok, è micidiale. Provato sul 28400Z, stiamo parlando di un F8. Un F8 in modalità video rende la camera, cioè affatica davvero la camera, gli rende la vita difficile perché F8 è scuro, c'è poco da fare. Ecco, vedrete nella clip che sta passando come niente, si muova tranquillo l'autofocus anche in modalità video. Incredibile, qui c'è tutta l'ingegneria, qui c'è tutto quello che serve a chi con la camera deve anche guadagnarsi il pane quotidiano e non può mancare di prendere il bersaglio quando sta facendo un servizio, quando sta facendo un lavoro per conto terzi e non si può tornare dal committente e dirgli cosa vuole l'autofocus, sa, c'era poca luce purtroppo. No, ecco perché si spendono tanti soldi per delle camere e quando vale la pena, vale davvero la pena. Stiamo parlando del comparto video? Già, a parte che ho avuto modo di provare le Angelbird, queste nuove schede, sia la XQD che la CF, che la SD, scusate, per capire effettivamente dove e come ci sia questa qualità migliore. Perché? Perché tutte queste nuove mirrorless, vi ho citato prima la R5 Mark II, che è un po' il corrispettivo, no? La Z8 sta alla Z9, quanto la R5 alla nuova R1. Queste nuove mirrorless sono tutte orientate verso l'ibrido, verso le clip. Le clip ovviamente, registrando 120 fotogrammi al secondo o 240 a seconda della fotocamera, scaldano, mettono a dura prova il processore, impegnano la batteria, in altre parole scaldano. E allora quando si parla di una scheda che viene scaldata calano le prestazioni come quelle di un motore qualsiasi, ma il vero problema è ancora secondo me nella costruzione complessiva della camera, cioè dell'alloggiamento schede vicino alla batteria, perché puoi isolarle quanto vuoi ma è qui che c'è, a parte il processore, la parte che scalda, quindi sì, migliorata anche in questo, è vero, sebbene non abbia gli sfiati invece che equipaggiano la R5, perché il problema del scaldare durante le clip è proprio quello dello chassis. Il comparto video è quello che è cresciuto di più con i nuovi codec, i log, il RAW, che danno un file
estremamente lavorabile nell'editing, assolutamente. A me è piaciuto certo l'8K, ma mi ha convinto ancora di più il 4K a 120 frame, colori naturali, proprio una naturalezza sorprendente. Certo è che tante prestazioni, tanta tecnologia si paga in termini di contributo energetico. La batteria è la prima Nikon mirrorless che mi capita e che consuma parecchio. Mi sento di consigliare una seconda batteria. Molto bello anche lo slow motion, fluido, molto naturale, insomma veramente una bella fotocamera. A proposito di video, sono rimasto ancora una volta a bocca aperta, perché quando premo lo start per far partire la clip, al di là del pre-recording, che è un'altra cosa, premo e parte, ma vi assicuro che le prime clip che giravo ero lì quasi, sapete, ad accomodare la camera, tanto ci mette quel... No, subito premi e parte. Bello il mirino, sì, ampio, luminoso, però sapete che non mi ha fatto gridare al miracolo. Non so se... non lo so, può essere che è davvero molto simile alla D850, si capisce che forme, peso, robustezza è quella, e io mi aspettavo effettivamente, portandola all'occhio, di ritrovare quello. Qui invece c'è un mirino digitale, non lo so, forse mi ha un po' spiazzato, forse la macchina è così perfetta in tutto che mi accorgo che questo è rimasto leggermente indietro, eppure stiamo parlando di un mirino fantastico. Può essere soltanto una mia impressione, magari mi sono alzato col piede sbagliato quel giorno lì, chi lo sa. E poi ragazzi, ne vogliamo parlare? Questa, un po' come la Z9 per intenderci, registra fino a 20 fotogrammi al secondo nel pieno formato e in formato RAW. Ah beh, caspita, aspetta. Questa cadenza di scatto la mantiene per oltre 1000 immagini, ma sono dati impressionanti, cioè sono prestazioni che probabilmente non serviranno mai a nessuno, però comunque ci sono. Poi ci sono, a proposito di video, dei formati, dei codec che veramente equipaggiavano le videocamere professionali, le ultime perlomeno. Qui siamo a dei livelli davvero notevoli. Parliamo del pre-recording, della gamma dinamica, di quello che sono le prestazioni di questa camera. Non credo di aver molto da dire, perché prende 10 un po' su tutti i versanti e come ripeto, la differenza tra una Z8 e una Z9 non è elevatissima. Anche l'autofocus è quello, tutto sommato è lo stesso, insomma, cresce rispetto ai modelli invece minori il riconoscimento dei soggetti con questo deep learning che include persone, animali, cani, gatti, uccelli, veicoli, motociclette, aerei, biciclette, insomma, aggiungo io, i dati tecnici sì, ci dicono tutto, ma ci dicono niente, perché poi alla fin fine bisogna metterle al lavoro queste funzioni, e solo lì ci accorgiamo che effettivamente il lavoro di questa fotocamera viene svolto alla perfezione. Il possessore Nikon, colui che ha un corredo Nikon e vuole lanciarsi su un corredo mirrorless, se è di bocca buona, se ha delle esigenze, ormai mi sento di dirlo, perdonate, non è sfrontatezza, però guarderei da questa in su, anche se in su c'è solo la Z9. Bella forza, mi direte, però se sono abituato a delle reflex, se sono abituato a una D4, se sono abituato a una D6, a una D850, forse anche a una D780, la Z7 non ha la stessa maturità. Questa sì, cioè da qui possiamo cominciare a costruire il mondo mirrorless Nikon. Era la stessa cosa che è avvenuta con la R5 di Canon, e sappiamo che ci sono i rumors per questa Z9 II, quindi sappiatelo, vi avverto subito, arriverà una Z8 Mark II, quindi siamo sempre lì. Ormai questi modelli hanno una cadenza così serrata che non solo non riusciamo ad innamorarci di una fotocamera, ad imparare ad usarla, a spremerla fino in fondo, ma ci viene anche un po', almeno parlo per me, quel freno di dire: ma a questo punto mi compro la Z8 oggi o aspetto e mi compro la Z8 Mark II, perché tanto se esce la Z9 Mark II esce la Z8 Mark II
fra poco. Oppure l'altro ragionamento, siccome uscirà la Z9 Mark II, aspetto e mi compro una Z9, magari di seconda mano, tanto hanno congiunturatori elettronici, abbiamo cicli di scatto milioni. Ecco, questa è l'unica critica che sento di muovere un po' al sistema generale, intendiamoci, non c'entra niente Nikon, quando sento parlare e soprattutto mi trovo fra le mani dei modelli performanti, belli, gagliardi come questa Z8, che lo ripeto, mi è piaciuta davvero tanto. Ciao amici, vi aspetto ai prossimi video.